ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, il video che andiamo a fare oggi risponde a questa domanda. Qualcosa sta per cambiare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. In qualsiasi ambito, vediamo cosa ci raccontano le carte. Abbiamo oggi due varianti, la piuma e la chiave. Potete sentirle anche entrambe, magari in una variante c'è qualcosa, nell'altra c'è l'altra. Magari fate così, istintivamente scegliete quella che vi attira di più e poi magari sentite la seconda che vi attira meno, però vi attira, non lo so. Fate voi, ok? Qualcosa sta per cambiare, andiamo a vedere di che cosa si tratta. E partiamo dalla piuma. Allora, mettiamo qua. E andiamo a vedere cosa sta per cambiare. Vediamo come prima carta cosa ci lasciamo indietro, cioè cosa sta per cambiare rispetto a ciò che ci lasciamo dietro. Il punto di partenza, lo stato attuale, cosa sta finendo o ciò che è stagnante nella tua vita. Il 3 di denari. Il 3 di denari mi parla di una cooperazione, di una collaborazione, probabilmente all'interno di strutture di cooperazione o di lavoro o di condivisione non ti sei sentita, non ti sei sentito abbastanza riconosciuta o abbastanza riconosciuto. O una situazione lavorativa è stagnante o una struttura dove può essere anche familiare, amicale, una certa cooperazione, non ti sei sentita riconosciuto o riconosciuto pienamente nel tuo ruolo. Quindi su cosa sta per cambiare ha a che fare con questo, sul riconoscimento di chi sei e del tuo ruolo nel mondo o nei vari ambienti. Sì. Vediamo qual è il messaggio del cambiamento. Il 10 di coppe, una grande felicità sta arrivando per te all'interno dei gruppi di cooperazioni. Il messaggio del cambiamento è il 10 di coppe. Quindi quello che sta per cambiare è sentirti felice all'interno di gruppi, di cooperazioni, o che siano relazionali o che siano lavorativi, sentirti pienamente appagata o appagato perché riconosciuta o riconosciuto. È una bellissima energia questa, eh? E vediamo qual è l'esito, il dono del cambiamento. Prendi potere, regina di bastoni, prendi molto potere, vieni riconosciuta, riconosciuto per il tuo valore, per il tuo magnetismo, per l'essere magnetica o magnetico, all'interno di strutture, di gruppi, di lavoro, e vieni riconosciuta per il tuo valore, vieni seguita o seguito, quindi questo sta per cambiare, un pieno riconoscimento del tuo talento, del tuo magnetismo e del tuo potere, all'interno di contesti dove si crea squadra, dove si fa squadra, dove si fa struttura. E il 10 di coppe parla di una grandissima felicità data proprio perché c'è questo riconoscimento. Quindi questo sta per cambiare, questo sta per cambiare. Fammi mettere delle specifiche adesso. Sul 3 di denari a questo proposito, ragazze e miei ragazzi, vi suggerisco il video sul vostro segno zodiacale, il segreto proibito del tuo successo, perché mi vai a integrare quell'aspetto lì. Ok. 3 di denari. Il diavolo. Sai che succedeva qua? Sai che cosa hai avuto? Quello che stai lasciando andare che cos'è? L'esigenza di essere riconosciuta all'esterno.
che poi è diventata il tuo potere, cioè quello che viene riconosciuto. Era come se fossi attaccato un po' al riconoscimento esterno, no? Cioè della serie dimmi che valgo, dimmi che ce la faccio, cioè essere dipendente, no, questo volevo dire soprattutto, essere dipendente dal giudizio altrui all'interno di contesti, di strutture lavorative, affidarsi agli altri e non al tuo intuito, questa era la dipendenza o l'attaccamento. Cos'altro? Il tre di denari. Il carro, adesso ce la fai da sola, da solo. Assolutamente, superi le tue paure. Piena di grinta e di entusiasmo, ti vuoi verso il nuovo. Io sono questa, io sono questo. E per questo valgo. Superi la paura e gli attaccamenti del fatto di essere dipendente magari dal giudizio dell'altro, anche se magari dici no, non lo sono, però magari con questa lettura qua mi dice che sotto sotto, anche per chi magari è più sicura di se stesso, sicuro di se stesso, c'era questo attaccamento qui, questa paura qui, la paura di non sentirti abbastanza capace, abbastanza meritevole. E infatti qua tu inizi ad andare verso la cooperazione, collaborazione con il tuo entusiasmo, con la viva, pieno per quello che sei. Io valgo per questo. Ok, bellissimo. E questo 10 di coppe, andiamo a vedere questo cambiamento col 10 di coppe. Cavaliere di denari, Cavaliere di coppe, 7 di bastoni. Sai perché ti arriva questa felicità? Perché hai compreso il fatto che se tu ti muovi verso ciò che ti motiva a livello emozionale, difendendo le tue priorità, difendendo ciò in cui credi, quello che ti piace fare, tu vinci. Ecco perché cosa sta cambiando all'interno dei contesti pratici o lavorativi o comunque tutto ciò che riguarda la sfera pratica, credo, qui che ti dia quella soddisfazione che dici difendendo quello che mi piace di più, quello che mi motiva, facendo ciò che mi motiva e che mi piace, io supero ogni ostacolo e la vita ti sta premiando proprio per questo, dandoti quel riconoscimento che meriti proprio perché hai creduto nelle tue capacità. Va bene? E con questa meravigliosa regina di bastoni, vediamo dove si va, dove si vola, direi. Si vola. Vediamo regina di bastoni, grande magnetismo, potere personale. 6 di coppe. Hai lavorato bene sulla bambina o il bambino interiore, recupero dell'immaginazione, della bellezza, perché credevi che non fosse importante e la mente ti diceva no, ma che dici? Questa è solo fantasia. 8 di spade e 10 di bastoni. Allora, sai perché riprendi potere personale? Quindi questo cambia, cioè qualcosa sta cambiando ed è molto potente. Perché tutte le volte, come vi insegno sempre, che la mente ti dice quando tu immagini o con l'immaginazione creativa attiva, no? Tipica dello yoga sciamanico, come migliaia di voi ormai lo fate insieme a me. E, la mente dice, ma queste sono solo fesserie, la fantasia è solo per i bambini, ridicolizzando l'immaginazione creativa. E quindi è come se qua ci fosse stato un blocco nell'immaginazione creativa, blocco nell'infanzia, quando siamo diventati adulti, che ci hanno educastrato a credenze limitanti, no? 8 di spade, il blocco dell'infanzia, 6 di coppe. 10 di bastoni e questo ha permesso che tu portassi tanti, anche ti accollassi di responsabilità che non erano tue. Proprio perché? Perché per piacere agli altri, per dimmi che valgo, dimmi che ci sono, capito? È una stesa bellissima. Complimenti ragazzi e miei ragazzi perché state facendo o con me o autonomamente dei lavori individuali su voi stesso o voi stessi impeccabili. Impeccabili. Cioè, responsabilità che non erano tue, responsabilità, aspettative della famiglia, dell'infanzia. Quindi questo sta per cambiare ed è fortissimo. È bellissimo. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli.
Ti sei fatta rubare il tuo potere dalla mente razionale troppe volte, che voleva chiedere il consenso e il parere agli altri, sempre il parere agli altri, ladron. Adesso il tuo potenziale non viene più soggiogato dalla mente, non te lo ruba più la tua mente. Illumina il tuo potenziale di ricchezza perché gli altri non te lo possano più rubare. Cioè, tu magari qualcun altro ha rubato le tue idee, tu eri troppo rubato, tra virgolette, no? Tu eri troppo timido, troppo inconsapevole del tuo valore per poter difendere la tua posizione. Adesso non succede più questo. Non succede più. Che cos'altro? Tu sei una donna magica o un uomo magico, una bambina magica, bambino magico. Vedrai in tutte le cose il potenziale della bellezza santa, credere che tutto è possibile. Allora, tutto è possibile con quello che arriva adesso. L'acquisizione, quindi hai acquisito un grande potere magico proprio perché hai recuperato la bambina interiore. Per chi non avesse fatto il percorso dei 21 giorni, che vi permette proprio di fare questo, lo trovate qua sotto all'info box. E soprattutto per chi sta in questo processo e arriva a questa cosa, per intensificare e allinearsi alla lettura, vi invito a fare il rituale sciamanico Risveglia il tuo potere occulto, dove facciamo il recupero della bambina o il bambino interiore per realizzare qualunque cosa. Va bene? Vediamo adesso con... stanno cadendo 100 carte. E voglio vedere con queste quello che ottieni con questo, con tutto questo che sta cambiando. Cioè qua mi parla con 10 di coppe, no? La felicità è al centro stesa, l'appagamento emotivo, il riconoscere se stessi come anime incarnate, come amore, come bellezza, porta alla realizzazione di strutture solide, perché questo ti dà un grande potere, strutture solide in qualsiasi ambito. E il fatto che tu difendi le tue posizioni andando verso ciò che ti motiva a livello emozionale, genera prosperità emozionale e prosperità materiale. Sì. Vediamo cosa ci dicono questi altri oracoli. Guarda che cosa ti ho detto. Felicità. 10 di coppe. Il tuo cuore trova pace e conforto. Il tuo angelo ti farà sperimentare la felicità. Inizia una nuova fase della vita. È una grande estesa questa. Quindi rispetto a questo che sta per cambiare, io qua inizio a sperimentare proprio una grande felicità. Una grande felicità che ha alla base il recupero del tuo potere divino. Il potere divino ha a che fare con la bambina o il bambino, perché dal secondo chakra, dove sono contenute tutte le nostre emozioni, cioè quello che abbiamo vissuto nell'infanzia, non è andato perduto, si trova lì a livello emozionale. Se non sblocchiamo il secondo chakra non succede niente, non si manifesta niente, riperpetuiamo gli stessi effetti nefasti del karma. Quindi qua mi sta dicendo rispetto a qualcosa che sta per cambiare è proprio il recupero di un grande potere personale anche all'interno dei contesti strutturali dove vieni seguito e ti ascoltano, hanno una certa reverenza perché tu hai magnetismo, hai la capacità di guidare, di ispirare gli altri, sia la tua famiglia d'anima, sia la famiglia biologica, che le strutture di lavoro, tutto ciò che ha a che fare con il creiamo struttura. Una grande felicità in arrivo per te, bellissimo, veramente bellissimo. Sì, tu stai riprendendo? Sì. Vediamo cos'altro ti dicono questi. Qui ed ora, rallenta, ascolta il cuore. Probabilmente molti di voi avevano l'ansia di dover dimostrare, no, per far vedere che valevano. Quindi molte volte non ti sei concentrata nel far vedere, nel dimostrare, eccetera. Adesso, con il recupero di questo grande potere personale, tu
avanzerai a piccoli passi perché non devi dimostrare più niente a nessuno ed è il tuo magnetismo stesso che irradierà il tuo intorno e questo ti permetterà di seguire soltanto il cuore. Non farai più le cose di fretta per dimostrare, per far vedere, perché si aprono la vastità delle possibilità dove il tuo potere personale inizia a manifestare ciò che è veramente allineato con la tua anima e questo ti porta una grande gioia inesauribile. Sì. Vediamo cos'altro. Con... Dove stanno? Devo mettere... Aspetta, Mettiamoci questi, che si possono leggere anche al contrario. Vediamo i tarocchi dell'indovino, cosa ci dicono. Un po' sibillini rispetto a tutto quello che abbiamo detto, Sul 3 di denari, 3 carte. Sollievo, noia, circospezione. Spesso ti sei potuta sentire circoscritta, no? E in situazioni di cooperazione, magari sai quando ci alleiamo con qualcuno nel lavoro, nelle situazioni laddove dobbiamo lavorare in team. Qua mi dicono che è come se ti fossi sentita, perché c'era anche il diavolo, sentito costretto a dover dimostrare, a dover far vedere. Questo viene meno adesso. Sul 10 di coppe. La sicurezza, regina di denari. Origine. Meraviglioso, imperatore. Questo ti porterà a una grande sicurezza di struttura anche familiare, basi solide, sia a livello concreto, materiale, nella vita, dà origine a una struttura radicata, perché una struttura interna si è radicata in te, da farla anche nella manifestazione esterna, cioè radici sia a livello emozionale, sia a livello pratico, sia a livello lavorativo. Sulla regina di bastoni, attesa, arrivo, eroismo. E questo mi stanno dando anche un altro messaggio qua, mi stanno dando anche un altro messaggio, me l'hanno messo alla fine, di una persona che fa un atto eroico nei tuoi confronti, una persona che tu stai aspettando o che stavi aspettando, può essere una persona che già conosci oppure una persona nuova, a livello amoroso, perché c'è il cavaliere di cuori e il cavaliere di spade qua. Allora, mi hanno messo alla fine l'amore. Perché mi hanno messo alla fine l'amore? Perché qua era importante che tu prendessi riconoscimento del tuo valore all'interno di contesti di team, all'interno di contesti strutturali nella vita. E quindi questo tuo magnetismo mi hanno messo alla fine dicendomi che questo attira a te anche una persona che vuole conquistarti. Non lo so se c'è già, però qua mi stanno parlando di qualcosa che stavi aspettando, che può essere un amore che già conosci oppure una persona nuova. Questo attirerà a te questa persona qui. E siccome mi hanno messo alla fine, mi hanno menzionato alla fine l'amore, vediamo un po' chi è questa persona. Vediamo un po' chi è. Ci mettiamo questi. Qual è l'energia di questa persona che viene da te con questo arrivo? Può essere anche una persona che stavi aspettando al varco, perché qua c'è una persona che aspetta, vedi? Vediamo. Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? E qua abbiamo il mondo. Il carro, vedi? Molto veloce. Asso di bastoni, una persona che è pazza di te. Può essere una persona che viene da fuori, il mondo, una persona che si sposta a livello proprio geografico, oppure una persona che comunque ha completato un ciclo della sua vita, si sente molto animato da una grande forza interiore e sente una grande passione per te, asso di bastoni.
Molta allegria porta questa persona, porta allegria e determinazione. Allegria e determinazione. E quali sono, vediamo, le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti? Il diavolone, non solo, passione, molta passione. Sarà una persona molto magnetica, molto attraente, come te, come te. E c'è molta energia erotica qui. Le intenzioni sono il diavolo, ancora le azioni che farà nei tuoi confronti, 8 di bastoni, si muove molto veloce, viene, si sposta, fa molto veloce, vuole condividere con te tutta questa energia erotica, vuole ottenere con te, qualcosa qui. Vediamo nel cuore di questa persona cosa c'è per te, cosa c'è nel cuore di questa persona. Abbiamo la voglia di veramente di avere un incontro con te, un incontro importante. Il paggio di denari mi parla di un incontro reale, fatti, non parole. È una persona che si pone umile nei tuoi confronti, vuole ottenere questo incontro, vuole stare con te, una persona che ha molta autostima, al tempo stesso è molto umile nei riguardi della relazione con te. Il paggio dei denari mi parla di una persona che vuole concretizzare un incontro, vederci e te lo farà vedere con i fatti. Come vedi ce l'hanno detto alla fine della lettura. Perché ce l'hanno detto alla fine? Perché era necessario che tu integrassi un grande potere personale e non mendicassi amore all'altro, come magari l'abbiamo potuto fare all'interno di circostanze non solo amorose, ma la necessità di farci riconoscere dall'altro per il nostro valore. Ecco, quindi cosa sta per cambiare? Tutto su più fronti. Vediamo di mettere i miei potenti oracoli, lui, lei, per andare un po' di più nella profondità di questa persona, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Davanti a te nessuna corazza, gli denudi l'anima. Cos'altro ti dice? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Arriva un cambio nell'amore totale. Anche questa persona è cambiata, se la conosci già, Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Quindi è possibile che voi conosciate già questa persona, che state aspettando questa persona, che ci sia stata una separazione. La separazione è stata l'alleanza con l'invisibile. Come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Quindi in questa invisibilità c'è stato un lavorio interiore per te e per questa persona, se la conosci già, perché parliamo anche di ragazze singolo qua, quindi questo è possibile che l'abbia attraversato tu con un'altra relazione precedente e che tu stia aspettando l'amore. Quindi qua in una separazione tu hai vissuto un lavoro interiore che ti ha permesso di riprendere il tuo valore, perché la regina di bastoni, sentire l'amore ovunque, non mendicare più affetto senza mercanteggiare neppure il tuo valore, e per questo che arriva questa persona portandoti sul piedistallo, e questo è il senso, va bene? Mettiamo un'altra carta di queste, se le trovo, perché ce l'ho nella mente, ma non le so, eccole. Ah, comunque è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, ok. Vediamo questa persona. Eccole, sono saltate. Le fiamme della passione si accendono. Guarda come si parlano, come sono in risonanza. Infatti, magnetismo, c'è un'attrazione gravitazionale l'uno verso l'altra. Beh, io direi che hanno detto abbastanza, no? Hanno detto abbastanza. Voglio soltanto mettere così un ultimo appunto sulla Dea, le carte della Dea, se le vedo. Le vedo? Le vedi, Francesca? Le vedi le carte della Dea? Dove sono le carte della Dea? Non le sto vedendo. Le avevo sistemate davanti prima, non le sto vedendo più. E che non le devo mettere forse? Ah, eccole appunto. Allora, vediamo la Dea cosa ti dice.
in questo magnetismo, cos'è che vede questa persona? Ma non solo questa persona, quindi cosa tu stai emanando, integrando questa regina di bastoni, anche se sei uomo, perché la regina di bastoni è l'ispirazione che dai agli altri, no? La bellezza, non a caso non poteva che essere la bellezza. La bellezza è tutto. La bellezza è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. Si dice che il sinonimo dell'amore in natura è la bellezza, cioè nel senso la bellezza è il darsi, l'offrirsi, il darsi alla vita, il darsi alle proprie emozioni. Tu incarni questo, il darsi, cioè la bellezza totale in tutte le sfumature del tuo essere. È veramente una bellissima lettura, bellissima, bellissima lettura. Ragazze mie e ragazzi, io non aggiungerei nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la variante della chiave o anche questa variante. Andiamo a vedere cosa sta per cambiare. Qualcosa sta per cambiare. Andiamo a vedere cosa, dove. Ok. Allora, partiamo con queste. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia bellezza, gioia, prosperità e visione. Sabbe satta su chi contu. Allora, vediamo. Qualcosa sta per cambiare. Andiamo a vedere adesso con la prima carta il punto di partenza, lo stato attuale. Cosa sta finendo, ciò che è stagnante nella tua vita. Una vecchia identità di sicurezza, il re di denari. Cosa sta finendo? Allora, una vecchia identità di sicurezza, quella sicurezza basata sulle cose materiali. Sono sicura perché ho questo, sono sicura perché possiedo questo, no? Quindi sta finendo questo. L'idea che la sicurezza materiale sia prerogativa di felicità quando la vita è caos, come vi ho insegnato anche nel primo video sullo yoga sciamanico Kundalini, no? La vita è caos, la vita è magia, è caos creativo. Come diceva Nietzsche, soltanto dal caos può nascere una stella danzante. E quindi sta finendo questa idea della sicurezza materiale, mi viene in mente anche del posto fisso, oppure per realizzarmi veramente devo essere insieme a qualcuno di stabile. Sta finendo questo. Sta finendo questo, un vecchio schema, situazioni riguardanti questo che ormai hanno fatto il loro tempo, quella sicurezza basata sulla stabilità materiale, sia nelle relazioni sia personale. Qual è il messaggio del cambiamento? La forza in arrivo, il vento del cambiamento, l'energia nuova, l'opportunità, o intuizioni che bussano alla porta. Qual è il messaggio del cambiamento? Qua ce la fai da sola o da solo. Il carro. Il messaggio del cambiamento è questo. La vita ti sta portando una sferzata di vita, di entusiasmo, di coraggio più che altro, che ce la fai da sola, da solo. Cioè, non hai bisogno delle situazioni esterne per sentirti sicura, per sentirti stabile, hai bisogno soltanto del tuo coraggio. Il coraggio è ciò che dobbiamo realizzare nelle incarnazioni sin dalla notte dei tempi. Il coraggio di affrontare la vita, il coraggio di farcela da sola, ma da sola non significa da sola o da solo distinto e separato dal resto delle forze della natura. Noi non siamo mai soli. Noi siamo il prodotto della nostra genia, abbiamo avi, guerrieri, batori, abbiamo degli avi, delle forze che ci sostengono, le forze della natura, abbiamo le nostre emozioni, che sono tutti dei spiriti. E quindi cos'è che sta cambiando? Io ce la faccio e quel coraggio è anche eccitante, molto più eccitante di questa situazione stagnante di stare nelle quattro mura fermi. Per dirla così, però hai capito qual è il senso del cambiamento. Muore la vecchia idea di stabilità, muore la vecchia idea di
se ho il posto fisso o se ho quella cosa fissa o se ho una persona stabile a fianco a me, io mi sento arrivata, mi sento stabile, mi sento degna. No, il vento del cambiamento è il carro. Il carro è come lo abbiamo fatto anche nelle nostre masterclass, lo stiamo facendo, è proprio la prima soglia iniziatica che varca l'eroe. L'eroe capisce che si libera dai doveri, dai luoghi comuni, della vecchia pelle e si lancia verso l'ignoto, che è così eccitante e così spropositatamente entusiasmante e soprattutto è la vita. La vita è mistero. Quindi la bellezza del mistero, il coraggio di affrontare il mistero, la bellezza e l'eccitazione di affrontare ciò che non sai. E questo cosa ti porta? La vittoria, il carro è la carta della vittoria. Bellissimo. Quindi sta arrivando questo cambiamento, questa sferzata, prendo le redini della mia vita e vado incontro a questa vita che mi sta chiamando in varie forme, abbandonando la sicurezza, vecchio stampo, i luoghi comuni. Vediamo qual è il dono che ne consegue, che nasce. Una mente brillante, paggio di spade, una mente curiosa, una mente brillante, una mente che finalmente si riattiva. Quando abbiamo una mente curiosa, si dice anche, no, che, sai, secondo l'approccio terapeutico moderno, quando una persona è molto anziana, no, sugli 85, sui 90 anni, se non si mantiene attiva mentalmente, si spegne. Ecco, qual è il senso qua? La mente attiva, la mente creativa, la mente brillante, il paggio di spade, come se fossi tornata adolescente e sei curiosa o curioso di conoscere la vita, anche se hai 90 anni. Tipo, e adesso cosa mi succederà di nuovo, o di bello, o di entusiasmante nella vita? Quindi la vecchia idea di stabilità che ti ha reso intrappolata in delle strutture sedimentate, senza entusiasmo, che cos'è che sta cambiando? Una ventata di passione, di coraggio che ti porta una mente brillante, una mente acuta, una mente capace di curiosare, anche di azzardare, anche di dire cose che magari non avrebbe mai detto, una mente capace di essere stimolata e capace anche di stimolare gli altri. È una lettura veramente bellissima, bellissima. È la chiave appunto. Andiamo a vedere ancora più nel dettaglio la chiave con i chiarimenti. Anche un cambio di lavoro, un cambio di posizione, una presa di posizione su vado via, trasferimento, mi trasferisco, mi trasloco. Sì. Sul re di denari, per favore. Rispetto a ciò che sta finendo, ciò che è stagnante. Due di denari. 3 di bastoni, 10 di spade. Tante volte hai guardato al futuro e poi per un vecchio condizionamento ti sei arresa o arreso. Cioè, la vecchia idea di stabilità, di portare avanti più cose contemporaneamente, che ti impedivano di guardare al futuro con entusiasmo, faccio questo, faccio quest'altro perché devo mantenere una certa stabilità, oppure quale persona migliore che mi dà stabilità. Tutti questi vecchi luoghi comuni giungono al termine, 10 di spade. Anche se hai sofferto tanto per arrivare a questa consapevolezza, anche per raggiungere una certa stabilità, tra virgolette, che però non è una stabilità reale, la vita è magia, è caos puro, succede qualcosa da un momento all'altro e tante volte ti sei premurata di guardare avanti al futuro con entusiasmo, ma poi qualcosa si spegneva in te perché c'era una vecchia struttura. E qua mi viene in mente anche il podcast Magia Pratica 8 che ho fatto, il culto degli antenati. Perché è così importante l'approccio sciamanico sugli antenati? Perché noi veniamo da una struttura sociale
del dopoguerra, i nostri nonni, no? Che hanno dovuto sacrificarsi e ottenere il posto fisso, se non si lavorava non si mangiava, quindi ti consiglio vivamente di vedere anche quel podcast Magia Pratica 8 perché ti fa dei click rispetto a questa lettura, perché noi quando abbiamo avuto a che fare con questi modelli di riferimento, no? I nostri nonni, i nostri genitori sono sacrificati per dare una posizione a noi figli, no? E allora che cosa succede? Sacrificando i loro interessi più visionari, i loro interessi più giocosi, i loro interessi più entusiasmanti, sacrificando in virtù del posto fisso. Ti sto dicendo il posto fisso per farti capire il contesto culturale all'interno in cui ci troviamo e quindi sacrificando i nostri talenti, quindi anche nelle relazioni noi cercavamo quell'archetipo lì. E allora questo è il tempo in cui invece noi discendenti abbiamo la spinta propulsiva a realizzare le vere doti, i veri talenti e per farlo è necessario un coraggio dirompente per abbattere questo luogo comune ed eccolo qui, il carro. Vediamo sul carro questo messaggio del cambiamento. Sei di bastoni, altro carro in arcani minori, 4 di spade e la luna. Anche sta arrivando un coraggio esorbitante di sentirti viva, di sentirti vivo, un riconoscimento del tuo valore, del tuo potere, ma soprattutto la forza di andare dove non conosci la luna, seguendo solo la tua meditazione, la tua intuizione. Quindi quello che sta cambiando è proprio questo, sentirti di essere uscita da difficoltà precedenti, di aver integrato un certo tipo di consapevolezza. E qua c'è una persona che, vedi, 4 di spade, si fa portare dalla canoa e quindi si fa portare dagli eventi, andando incontro agli eventi senza averne più paura, non ha più paura del mistero. La luna è l'intuizione, tanto temuta la luna, no? Allo stesso tempo la luna è una carta di dubbi, di paure, di incertezze. Qual è il vento del cambiamento? Vado anche se non so dove sto andando, intanto vado. Bello, bellissimo. E vediamo il dono col paggio di spade, questa mente brillante, mente acuta, brillante, curiosa. 7 di denari, la giustizia, il 9 di spade. Allora, qua mi sta dicendo che questa mente brillante ti permetterà di risolvere cose che prima ti davano l'ansia. Anche di riprendere questioni che avevi seminato nel passato e che ti davano l'ansia. Allora, è possibile tu abbia seminato delle cose nella tua vita, no? Qualcosa, non so se a livello concreto, a livello di consapevolezza, bene. Quelle cose sono rimaste magari in sospeso in virtù di vecchi moralismi, di vecchi condizionamenti. Per ognuno di voi sarà diverso, seguitemi nel discorso in modo tale che per ognuno di voi è lo stesso messaggio. Che cosa succede adesso? Tu affronterai con una mente acuta, brillante, avendo la capacità di chiedere, di informarti, quando laddove ti fermavi prima di chiedere, di informarti, no? Avrai la capacità invece di andare oltre le preoccupazioni e risolvere ciò che era rimasto in sospeso nel passato. Si risolvono cose che avevi lasciato in sospeso, anche cose legali, cose burocratiche che potevano darti ansia, preoccupazioni, questioni irrisolte lasciate irrisolte nel passato, ma soprattutto quel lasciare irrisolto nel passato non è stato irrisolto, ma quella semina ha lavorato in te affinché tu potessi giungere a questo tipo di consapevolezza qua adesso. Cosa viene dopo il 9 di spade? Bellissimo il Papa, integrazione delle lezioni spirituali, ha integrato tutto ciò che ha a che fare con le disarmonie umane. Perché il Papa numero 5 arcani maggiori corrisponde l'insieme di tutti i 5 degli arcani minori, no? I 5 sono i grandi cambiamenti. È come se tu imparassi a affrontare i grandi cambiamenti con grande entusiasmo e con una mente curiosa, senza farti più travolgere dalle emozioni sotterranee, risolvendo delle questioni. Bellissimo. Vediamo cosa ci dicono queste. Dove stanno?
questi. Si risolvono cose inerenti a delle cose burocratiche anche per alcuni di voi, legali, burocratiche, con una figura autorevole qua. O chiedi qualcuno, questo per un gruppo di voi, chiedi qualcosa a qualcuno, una figura autorevole che risolve delle questioni, o sei tu che diventi quell'autorevolezza e risolve le questioni che ti hanno potuto dare ansia. Ok. Anche a livello lavorativo, O può succedere qualcosa all'interno del contesto lavorativo che ti portano a dire basta a una situazione perché non vieni trattata adeguatamente per quello che hai seminato, nonostante le tue paure e le tue incertezze, tu risolvi quella questione. Ok. Più avanti, vedi, qua nel passato dice più avanti, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro, no? Quante volte la nostra mente, noi sognavamo il futuro 3 di bastoni, però era troppo doloroso la cosa, abbiamo rimandato, lo farò più avanti, questo passo lo farò più avanti, adesso è troppo presto, basta, arriva adesso. Vediamo sul carro. Ci sarà una grande opportunità e ti permetterà di fare questa spinta. Un'occasione che presto si presenterà. E vado, anche se non so dove sto andando, vado, ho rimandato troppo tempo. E poi sul paggio di spade, e qua devi essere decisa e deciso. La situazione richiede fermezza, mantieni i tuoi propositi. E qua ti viene chiesto di mantenere alti i tuoi propositi, ma lo farai anche perché, ti ripeto, il paggio di spade è una mente brillante, una mente accesa, una mente curiosa, che vuole risolvere. Sono situazioni pendenti che si risolvono grazie a un'opportunità che ti arriva, che ti fa uscire fuori da un vecchio luogo comune. Perfetto. Andiamo a vedere adesso con queste. Qua ti fai valere in qualcosa, da dove avevi rimandato. Oltre a quello che ti ho detto è anche questo. Cosa dicono le carte degli archetipi? Mistica. Rivela un'unione intima con la divinità. Qua tu seguirai esattamente il tuo spirito guida. Se una persona, allora qua mi arriva che la tua parte intuitiva, esoterica, la tua parte intuitiva è più forte della mente e quindi tu permetterai alla tua parte intuitiva di guidare il timone della tua vita e alla mente di fare ciò che la tua intuizione dice. Quindi seguirai proprio la tua intuizione, l'unione con l'amante mistico questo, Quindi l'unione con l'amante mistico ti permette di realizzare questo cambiamento. Amante mistico, l'ho appena detto, amante, incredibile. Qua quello che cambia è che tu ti sentirai animato o animato da una grande passione, una grande devozione verso qualcosa, che è proprio il tuo amante mistico, il daimon, no? Come direbbe Platone, gli antichi, il daimon che ti guida. E il tuo amante mistico qua, o spirito guida per i cristiani, cattolici, insomma, o l'angelo custode, poi in ogni tradizione ha lo stesso nome, il significato è quello. Una grande opportunità che te la fa presentare l'amante mistico e tu devi essere decisa a coglierla. E questo ti porterà a risolvere questioni che erano in sospeso e soprattutto uscire da quel luogo comune. Vediamo adesso con questi tarocchi dell'indovino, che sono un po' sibillini anche, che si possono leggere anche al contrario. Sulla prima carta, ecco, la prima carta uomo d'affari. La giustizia al contrario, non sei stata trattata bene all'interno di questioni legate o al lavoro o alle questioni pratiche, reclami giustizia, ma
Ma il senso è una vecchia condizione di giustizia, cioè scusami, una vecchia condizione di stabilità, è come ti ho detto prima, cioè a monte c'è quello che ti ho detto. Nella questione pratica può essere che negli affari non c'è stata giustizia, no? Al contrario, non c'è stato bilanciamento, equilibrio, un'altra. Probabilmente non c'è stata quella felicità che volevi all'interno di collaborazioni lavorative, all'interno, oppure hai avuto rapporti con una persona, un uomo d'affari o persone d'affari legate di più alla materia, con la quale si è conclusa la relazione e tu volevi una relazione con una persona stabile, proprio secondo quel vecchio concetto di stabilità. Quindi quella felicità non è stata equa, è venuta meno. Vediamo adesso sul carro l'appeso, cambio di prospettiva, circospezione, sollievo. Allora, qua tu esci fuori da una situazione che era ferma. Una situazione che era ferma, ci sarà, qua dice sollievo da una situazione di circospezione, da un fermo, ci sarà una grande opportunità in merito a una situazione che era ferma. Ma qua è soprattutto il tuo cambio di prospettiva in merito a quello che vuoi, capito? Perché qua parliamo di vecchie strutture, vecchi sistemi di stabilità, di appoggiarsi agli altri in questi termini, come nel caso di una relazione. E qua un vento di cambiamento, una cosa che arriva, qualcuno che si muove, una cosa forte e veloce che rispecchia la tua energia di uscire fuori da un certo tipo di gabbia, una grande opportunità. E poi questo paggio di spade, metamorfosi, infatti, la papessa. Allora, l'attesa, qua avviene praticamente una metamorfosi, essendo guidata o guidato dalla tua intuizione, perché qua me la marcano tanto, perché c'è intuizione e mente razionale, o essere legati di più agli aspetti visibili della vita, no? Al materialismo inteso come aspetto visibile della realtà. Allora, quasi non te l'aspetti il tuo comportamento in questa circostanza che ti porta a essere veloce, decisa e sicura o sicuro di te. Quindi, seguendo la tua intuizione, andando a seminare in base a quello che farai, questa attesa mi dice che i frutti non tarderanno ad arrivare in merito a questa tua metamorfosi di quello che succede. È necessaria una tua continuare a essere decisa in quello che vuoi. Un'altra. E qua c'è un accordo che viene fatto, probità, un accordo tra te e un'altra persona o un accordo raggiunto. Allora, qua mi rimarcano questo re di fiori e un'altra persona con la quale che tu puoi aspettare dopo che succede questo evento e che porta un accordo. È proprio come il Papa qui che porta questo accordo, va bene? Quindi cambia tutto, avviene una metamorfosi in base a questo cambio di paradigma che ti porta alla vita, ok? Vediamo adesso con queste, tu stai riprendendo? Sì. Erano questioni pendenti qua, per questioni pendenti che stavi aspettando di risolvere, no? E arriva questa risoluzione. Prima succede qualcos'altro però, ok. Ordine, viene messo ordine. Sviluppa le tue capacità di organizzazione, i tuoi viaggi sono protetti, corri il rischio di essere tradito o usurpato, tu rimani fedele alla parola data. Allora, al di là di quello che dice qui, qua viene rimesso ori, l'arcangelo Michele, no? Eppure la giustizia qui, si risolvono questioni pendenti. Questioni pendenti riguardanti anche spostamenti, viaggio, situazioni che erano pendenti, questioni che stavi attendendo. Ci sarà questa grande opportunità che ti porterà questo sollievo, questo sta cambiando. Poi per ognuna di voi è diverso, cos'altro oltre all'ordine, cioè però il succo è questo. La determinazione, il sì deciso, vedi? Momenti di amore e bontà, le difficoltà saranno superate, risveglio spirituale.
Quindi le difficoltà saranno superate in merito a cosa? In merito a questo tuo coraggio che viene sviluppato e che la realtà esterna te lo rimanda con dei cambiamenti, con delle opportunità che ti faranno avere una mente brillante, capace di risolvere cose, di essere curiosa, curioso, risolvere questioni pendenti. Ok? Vediamo cos'altro ti dicono queste. Ci sarà un finale inevitabile, ed era riferito alla prima carta. Difendi la tua postura. Guarda quante volte mi stanno dicendo di difendere la tua postura. Sii deciso. Determinazione. Difendi la tua postura, cioè difendi quello in cui credi, il tuo fuoco interno, interiore, e poi riprenderai il controllo della tua vita. Magari laddove non c'era controllo, non c'era giustizia, la giustizia era al contrario, qui laddove le cose non erano equilibrate o hai ricevuto ingiustizie, ricevi giustizia laddove hai ricevuto ingiustizie, soprattutto per quanto riguarda situazioni pratiche, lavorative o per quanto riguarda anche, qua mi hanno messo il rapporto, no? I rapporti relazionali di qualsiasi natura, riprendi il controllo della tua vita difendendo la tua postura. Quindi questo evento che ti porta a cambiare una situazione che era stagnante, che ti dà sollievo finalmente, riprendi il controllo della tua vita, determinazione in questo, è un accordo, va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, mi raccomando, praticate sempre perché la pratica, come sapete, è la base per ogni realizzazione nuova del tuo presente e del tuo glorioso futuro. Quindi detto questo io concludo qui, ti ringrazio, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.